Cosa rappresenta lo spazio di Lyapunov? La formula che lo genera, creata dal matematico russo Alexander Lyapunov, determina univocamente un valore corrispondente al caos, relativo al comportamento del sistema dinamico preso in esame. Le sfumature di colore intercettano esponenti variabili da 0 a meno infinito. Tra valori positivi e negativi troviamo la brusca transazione tra i colori più brillanti ed il nero. Il modello si basa su di una variazione della equazione logistica, il cui motore è costituito da un valore x ed un parametro legati dall'equazione in figura. Finché il parametro rimane sotto il 2, il sistema risulta stabile. Al crescere del valore del parametro, il sistema mostra un numero sempre maggiore di attrattori sino a avere un comportamento frattale autosomigliante e caotico per valori superiori a 3,56. Il programma inizia con una schermata di presentazione in cui viene brevemente descritta la genesi del frattale di Lyapunov. Premendo la paddle si passa alla schermata successiva, in cui viene presentato il grafico dell'insieme. I livelli particolari e la velocità di esecuzione dipendono dalla variabile di bailout, ovvero quanti test vengono effettuati su ciascun punto prima di stabilire il valore e quindi il colore del punto stesso. Si noti come la rappresentazione della scena appaia quasi tridimensionale. Selezionando opportunamente le coordinate del piano è possibile zoomare ed isolare le caratteristiche a rondine autosomiglianti. Notare che l'intero piano è esso stesso una rondine. Perfino l'immagine creata sull'intero piano con 3 sole iterazioni rende giustizia del fatto che ci troviamo di fronte alla descrizione di un sistema caotico. Con una soglia di 500 iterazioni si ottengono immagini particolarmente dettagliate, anche con la risoluzione 320x240 del Wio Terminal. Purtroppo le foto non rendono giustizia delle immagini. Abbiamo ottenuto una doppia palette di colori con 7 bit di profondità e 128 livelli di colore. Ed eccoci a commentare il programma. Come sempre troverete il sorgente nel link in descrizione su GitHub. Per prima cosa includiamo le librerie per il pilotaggio del schermo del display del Wio e per l'utilizzo del protocollo SPI. Definiamo i 2 oggetti, TFT per il nostro monitor e SPR eventualmente per uno sprite che potremo utilizzare per il passaggio, la transizione di colori. Dopodiché definiamo le nostre variabili, abbiamo la larghezza e l'altezza del nostro video e queste sono le variabili utilizzate. Notate la palette di colori che utilizza un array di 256 colori, in realtà noi ne abbiamo utilizzati solo 128, ma l'effetto è comunque valido. Le variabili sono di tipo float. Se voleste portare il codice sotto un PC, probabilmente utilizzando un extended avrete una precisione maggiore, anche su una velocità leggermente inferiore. Il setup prevede l'inizializzazione dello schermo, init, TFT init, la rotation 3 che fornisce un'immagine landscape e poi definiamo il pin Wio 5S Press, vale a dire la pressione della pedal, in modo che possa reagire al nostro comando per passare da uno schermo all'altro. Inizializziamo le nostre variabili. Modificando le coordinate è possibile zoomare su aree differenti del nostro frattale e questo è il loop, semplicissimo.
Start screen il messaggio di presentazione viene fornito, mentre calc è il messaggio attraverso il quale riusciamo a far partire i nostri calcoli e quindi rappresentare il nostro grafico. Vediamole un pochino più approfonditamente. Calc definisce la palette in questa maniera, dopodiché inizia il calcolo. Questo è l'algoritmo. Si tratta sostanzialmente di far ciclare su tutti quanti i pixel in client height e client width attorno ad un attrattore, utilizzando la formula dell'equazione logistica come abbiamo visto prima, e interpolando se ci troviamo di fronte a un sistema pari o dispari il passaggio del pixel, quindi la copertura tipo algoritmo del pittore. Definiamo il nostro esponente di Lyapunov e a seconda del valore dell'esponente disegniamo il pixel. Se il pixel è minore, il colore è minore di 127, disegniamo il pixel con la palette di colori valida, altrimenti disegniamo un pixel nero. Abbiamo creato una funzione NotKeyPreset, o meglio KeyPreset, che simula la pressione di un tasto, abbiamo definita qui, esegue un delay 100 e continua ad eseguire un delay 100, quindi una sorta di interruzione, e ogni decimo di secondo controlla se sia stato premuto o meno il tasto. Siccome il tasto è in pull up, aspettiamo che non si trovi in low. Quando premo il tasto passiamo alla seconda istruzione del ciclo loop, quindi dopo il calc ripartiamo con start screen. Start screen è definita qui, sostanzialmente non è altro che un riempimento del colore dello schermo con il colore verde. Definiamo il testo in colore nero, la grandezza 2 per il titolo, posizione in queste coordinate di schermo, quindi passiamo alla grandezza testo 1 e scriviamo semplicemente le stringhe relative alla presentazione del programma. 570 e 590 rappresentano la posizione della X e della Y all'interno dello schermo, che ricordiamo sono 320 x 240 pixel. Alla fine apprendiamo ugualmente il keyPressed, quindi chiamiamo la stessa funzione che abbiamo visto prima, e quando l'utente premerà il tasto lo schermo diventerà nero e inizierà il calcolo. Vediamo che dopo la fine di start screen parte il calcolo e quindi partiamo con il calcolo. E per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like. Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.